canale e nella mia cucina. Oggi voglio parlarvi del fornetto Versilia. In realtà non è un forno vero e proprio, ma è una semplice padella in alluminio che ci consente di cuocere i nostri dolci o i nostri salati sul fornello della cucina. È una padella che è stata inventata nel 1922, è passata un pochino nel dimenticatoio, ma ultimamente è tornata in auge. È una padella che consta di 3 pezzi, per cui abbiamo il fondo, il coperchio dotato di buchi che ci consente il controllo della cottura e uno spargifiamma che va direttamente sul fornello. Le ricette non cambiano. Ciò che cambia è il metodo di cottura. Oggi andremo a fare una semplicissima torta al cioccolato e poi andremo a controllare insieme la cottura e il risultato finale. Per questa ricetta avremo bisogno di 4 uova medie, 300 g di zucchero, 140 g di burro o panna fresca per renderla ancora più morbida, 100 g di fecola di patate, 100 g di farina 00, 100 g di cacao amaro, una bustina di lievito per dolci, 125 g di zucchero vanigliato che io in realtà non sto inserendo nella torta perché non mi piacciono i dolci fin troppo dolci, poi è a vostra discrezione, e un bicchiere di latte, circa 120 ml, e un pizzico di sale. Procedete nella maniera tradizionale aggiungendo i tuorli e lo zucchero nella planetaria. Andiamo a montare sino ad ottenere un composto spumoso. Io ho usato 5 tuorli perché le mie uova erano un po' piccoline. Una volta montati i tuorli, unite il burro fuso. Dopo aver setacciato le farine, unitele al composto. Ricordatevi di unire il lievito e la bustina di vanillina. Per aiutarvi nella lavorazione unite gradualmente anche il latte. A parte montiamo le chiare con un pizzico di sale. Dovete ottenere una neve ben ferma. Adesso andiamo ad incorporare i due composti lavorandoli non più con l'utilizzo delle fruste ma di una spatola, e andiamo a girare i due diversi composti dal basso verso l'alto, così da non smontare le chiare. Una volta ottenuta la giusta consistenza del composto, passiamo a oliare o ad imburrare e infarinare il nostro fornetto Versilia. Eliminate gli eccessi di farina e inserite il composto all'interno della teglia. Livellate il composto in modo tale che poi la cottura risulti omogenea. E adesso passiamo al fornello. Poniamo sul fornello più piccolo della nostra cucina in primo luogo lo spargifiamma. Accendiamo il fuoco e lo teniamo a fiamma media. Mettiamo su il nostro fornetto Versilia e procediamo la cottura in questo modo per 5 minuti. Poi abbasseremo la fiamma e continueremo la cottura per almeno 35-40 minuti. Come in qualsiasi altro forno, il coperchio non potrà essere aperto sino a prima che sia ultimata la cottura. Per verificarla facciamo la prova a stecchino. È perfettamente asciutto, per cui direi che è cotta. Apriamo il coperchio e questo è il risultato. Decoriamola con dello zucchero a velo e adesso facciamo anche la prova del taglio.
aderente e morbidissima. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate tanti like e possibilmente anche un commento per farmi comprendere il vostro gradimento. Iscrivetevi al canale e io vi aspetto con la prossima ricetta. Ciao!